Oggi protagonista della mia cucina è la Lombardia. Andiamo a Bergamo e prepariamo i casoncelli. Iniziamo proprio quindi dall'impasto. Mettiamo in una planetaria munita di foglia la farina, in questo caso è 00, e un po' di farina di semola. Sgusciamo le uova. Azioniamo la planetaria, poi uniamo le uova e un cucchiaio di acqua. L'impasto è pronto. Lo lavoriamo giusto un pochino per rendere l'impasto più liscio e omogeneo e lo mettiamo a riposare sotto una ciotola rovesciata per almeno mezz'ora. E ora dobbiamo frullare un po' di ingredienti, quindi abbiamo bisogno di un cutter con delle belle lame. Qui all'interno mettiamo del pane raffermo, lo spezzettiamo un po' e aggiungiamo anche degli amaretti. E ora frulliamo tutto. Ci siamo. Mettiamo tutto in una ciotola capiente e adesso frulliamo la pasta di salame, l'arrosto. Io per comodità l'ho tagliato a fettine sottili, uno spicchio d'aglio che tagliamo a pezzetti e un po' di prezzemolo. Ecco frullato tutto. Aggiungiamo questi ingredienti nella ciotola. Ora che abbiamo unito i nostri ingredienti nella ciotola, dobbiamo unirne altri. Eccoli qua: formaggio grattugiato, un uovo, le pere a cubetti, la scorza di limone grattugiata, un pizzico di noce moscata, un pizzico di cannella, sale e pepe. E in ultimo l'uvetta ammollata e strizzata. Ora impastiamo tutto. Come tutti i ripieni piuttosto asciutti, il metodo migliore è quello di utilizzare le mani e poi, diciamolo, è anche rilassante. E il ripieno dei casoncelli è pronto. E adesso lavoriamo la pasta per ottenere i nostri casoncelli. Qui c'è l'impasto riposato, ne prendo un pezzettino. L'altro lo conserviamo sempre sotto la ciotola rovesciata per non farlo asciugare. Lo schiacciamo per bene. Mettiamo un po' di farina. E poi la passiamo tra i rulli di una macchinetta per la pasta, dallo spessore più largo a quello più sottile. Ed ecco le prime sfoglie tirate. Una volta ottenute le nostre sfoglie, le divido a metà. Prendo delle palline di ripieno del peso di circa 8 grammi e le metto sulle strisce. Le distanzio un po' tra loro. Se la pasta si secca un po' troppo, prendiamo un po' d'acqua e bagniamo il bordo superiore della striscia e poi pieghiamo la striscia su se stessa, in questo modo. E poi con un coppapasta di 6 cm di diametro ricaviamo i nostri casoncelli, formando delle mezzelune. Schiacciamo bene i bordi per sigillare il ripieno. I nostri casoncelli sono pronti e noi possiamo andare ai fornelli. Prepariamo prima il condimento. Mettiamo in una padella la pancetta e la facciamo
facciamo sfrigolare in modo che perda un po' di grasso. Ora che la pancetta è bella dorata, aggiungiamo il burro e lo facciamo sciogliere. Il burro si è sciolto e comincia a sfrigolare, quindi noi aggiungiamo le foglie di salvia e le facciamo diventare croccanti. Ho spento il condimento e invece adesso salo l'acqua dove poi cuocerò i miei casoncelli. Una volta ripreso il bollore, attendo che i casoncelli ritornino a galla, attendo qualche minuto che si inteneriscano e poi li scolo direttamente nel condimento. Aggiungiamo giusto un filo di acqua di cottura e mantechiamo. Dopo aver impiattato i casoncelli, spolverizzateli se volete con un po' di formaggio grattugiato. I casoncelli sono pronti, questo primo piatto ricco e corposo ci ha fatto fare un salto nell'antica tradizione lombarda.